Se questa storia fosse falsa, non avrebbe fatto così paura per così tanto tempo. Non sarebbe stata cancellata, non sarebbe stata riscritta, non sarebbe stata trasformata in un demone. E invece lo è stata. Prima di Eva, prima del peccato originale, prima ancora che l'obbedienza fosse una virtù, esisteva una donna che non accettò il ruolo assegnato, non chiese il potere, non chiese il dominio, chiese una sola cosa: essere uguale. Ed è per questo che è stata demonizzata, accusata di ogni male, trasformata nell'incubo della notte. Ma quello che nessuno ti ha mai detto è questo: la sua storia non parla del passato, parla di cosa succede quando qualcuno rifiuta di piegarsi. E se stai guardando questo video fino a qui, è perché, in fondo, questa paura non è mai sparita. Prima di immergerci nella storia di Lilith, ho un aggiornamento. Ho in programma di realizzare un video bonus dedicato a San Valentino, incentrato sulla storia di Cupido, e sempre se l'editing sarà pronto in tempo. Uscirà il 14 febbraio, altrimenti lo troverete direttamente lunedì prossimo alle 19, con la normale programmazione. Ora possiamo incominciare. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento. Ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. E se ami viaggiare tra miti e leggende, ricorda di iscriverti al canale e attivare la campanella, così non perderai i prossimi capitoli di Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. La prima frattura dell'ordine. Immagina il silenzio della notte più antica, non una notte qualunque, ma quella che precede ogni cosa, prima delle leggi, prima delle regole, prima ancora che l'idea stessa di ordine venisse pronunciata. Un buio primordiale, profondo, in cui il mondo non è ancora stato diviso in giusto e sbagliato, in bene e in male. È in questo spazio senza confini che prende forma una presenza diversa da tutte le altre. Non è una dea venerata, né un demone nato dal caos, è qualcosa di più scomodo, una figura che non si lascia definire, che attraversa i secoli come un'ombra inquieta, cambiando volto a seconda di chi la racconta. Il suo nome è Lilith, un nome che è stato sussurrato con paura, cancellato dai testi ufficiali, deformato dal tempo e infine demonizzato. Lilith non è una semplice antagonista della tradizione biblica, né una figura marginale relegata ai racconti oscuri. È una presenza che attraversa millenni di storia, religione e immaginario collettivo, lasciando dietro di sé una scia di domande irrisolte. Secondo alcune tradizioni antiche, Lilith fu la prima donna, creata prima di Eva, plasmata dalla stessa terra di Adamo, non da una costola, non come derivazione, non come complemento, ma come essere uguale. Ed è proprio questa uguaglianza a diventare il problema. Lilith non accetta di essere subordinata, non riconosce un ordine che la pone al di sotto, non si piega a un ruolo stabilito da altri, né accetta che l'obbedienza sia il prezzo dell'esistenza. Quando le viene imposto di sottomettersi, Lilith rifiuta. E questo rifiuto non è un atto di rabbia, ma una scelta consapevole, una frattura. Secondo il mito, Lilith viene scacciata dall'Eden, ma alcune versioni raccontano qualcosa di ancora più destabilizzante. Lilith non viene cacciata. Lilith abbandona il paradiso perché un paradiso senza libertà non è più tale. Da quel momento la sua figura cambia, o meglio, viene fatta cambiare. La donna diventa una minaccia, la compagna diventa un pericolo, l'autonomia diventa colpa. Lilith viene trasformata in un demone della notte, in una creatura
da temere e da respingere. Le vengono attribuite le paure più profonde: la seduzione notturna, la perdita dei figli, la sterilità, la morte improvvisa, i pensieri proibiti che emergono nel silenzio. Ogni elemento incontrollabile viene legato al suo nome. Ma queste accuse raccontano più di chi le formula che di chi le subisce. Lilith diventa il simbolo di ciò che sfugge al controllo, della donna che non accetta limiti, del desiderio che non può essere incatenato, della libertà che mette in crisi l'ordine. E così, nel corso dei secoli, la sua storia viene riscritta ancora e ancora, non per comprenderla, ma per contenerla. Eppure, dietro ogni versione distorta, rimane una domanda che continua a riemergere, disturbante e inevitabile. Chi era davvero Lilith? Un demone della notte nato dalla paura? Una dea dimenticata, cancellata dalla memoria ufficiale? O il riflesso di ciò che il potere ha sempre temuto di più? Una voce che rifiuta di obbedire. Per trovare una risposta non basta fermarsi ai testi sacri. Dobbiamo andare più indietro, molto più indietro. Prima della Bibbia, prima dell'Eden, fino alle antiche terre della Mesopotamia, dove gli spiriti della notte avevano già un nome e dove il buio non era solo paura, ma confine. Ed è lì che la storia di Lilith comincia davvero. Capitolo 2. Origini e radici culturali. Per comprendere davvero Lilith dobbiamo prima comprendere un gesto fondamentale: liberarci dell'idea che la sua storia nasce con la Bibbia. Lilith non appare improvvisamente tra le pagine della Genesi, non è un'invenzione tardiva. La sua origine affonda le radici molto più indietro nel tempo, nelle sabbie roventi della Mesopotamia, tra le prime civiltà che hanno tentato di dare un nome alle forze invisibili che governavano il mondo. Il nome Lilith deriva con ogni probabilità da una famiglia di spiriti conosciuti come Lilu, Lilutu e Ardat Lili, presenti nei testi sumeri, accadici e babilonesi. Non è detto che l'abbia pronunciati correttamente, scusate, se lo sapete scrivetemelo qua sotto. Queste entità non erano inizialmente demoni nel senso moderno del termine, erano spiriti della notte, del vento, del desiderio e dell'istinto, creature liminali sospese tra il mondo umano e quello invisibile, che si muovevano nei confini incerti dell'esistenza. Nella Mesopotamia antica, la notte non era solo buio, era pericolo. Il parto era un evento carico di rischio, l'infanzia fragile e spesso breve, la sessualità una forza potente e temuta. Lilith nasce come personificazione di queste paure, non come male assoluto, ma come presenza ambigua, capace di attrazione e distruzione allo stesso tempo. E solo molti secoli più tardi, nella tradizione ebraica, la figura di Lilith viene rielaborata e trasformata radicalmente. Nei testi talmudici e soprattutto nella mistica cabalistica, Lilith diventa la prima moglie di Adamo, creata dalla stessa terra, non da una costola, uguale all'uomo, non subordinata, ed è proprio questa uguaglianza a rendere la storia esplosiva. Lilith rifiuta di giacere sotto Adamo, rifiuta un ruolo imposto e compie un atto impensabile, pronuncia il nome segreto di Dio, conoscenza proibita, potere assoluto. Grazie a questo non viene scacciata dall'Eden, se ne va, abbandona il giardino prima ancora che il peccato originale venga compiuto. Ed è qui che il mito cambia volto. Come accadde a Medusa, trasformata in mostro dopo aver infranto un ordine che non aveva scelto, anche Lilith diventa una minaccia nel momento stesso in cui smette di obbedire. Se non hai ancora visto il video su Medusa, sappi che il meccanismo è lo stesso. Ciò che non può essere controllato viene deformato, demonizzato e reso spaventoso. Dopo la fuga, Lilith viene associata ai demoni, al male primordiale, alla sessualità incontrollata, diventa sposa di Samael, madre di creature notturne, regina dell'oscurità, non perché sia intrinsecamente malvagia, ma perché è libera. E la libertà, quando non può essere contenuta, diventa il vero terrore. Il mito di Lilith ci mostra cos'è un archetipo ricorrente nella storia umana, quando una figura non accetta il limite imposto, quando non può essere piegata, l'unico modo per neutralizzarla è trasformarla in mostro. Capitolo 3.
Aspetto e caratteristiche di Lilith. Lilith non ha un'unica forma e questa è forse la sua caratteristica più inquietante. A differenza di molte figure mitologiche, non può essere fissata in un'immagine definitiva, non può essere imprigionata in un volto solo. Lilith cambia, si adatta, scivola tra le rappresentazioni come fa tra i sogni degli uomini. È una presenza più che una figura, un'ombra che prende forma solo quando qualcuno prova a guardarla davvero. Nelle rappresentazioni più antiche, Lilith appare come una donna di straordinaria bellezza. I testi e le incisioni la descrivono con lunghi capelli scuri, fluenti come la notte stessa, spesso nuda o appena velata, mai realmente coperta. Il suo corpo non è mostrato come vergogna, ma come potere. In molte immagini al suo corpo umano si uniscono ali da civetta o da rapace notturno, simbolo di ciò che vede nel buio, di ciò che osserva quando il resto del mondo dorme. La notte è il suo regno. Lilith non irrompe con la forza, non distrugge con la violenza. Entra in silenzio, si manifesta come sussurro, come presenza ai margini della coscienza. È seduzione, ma non nel senso romantico del termine. È attrazione che destabilizza, desiderio che rompe l'equilibrio, richiamo verso ciò che è proibito. I suoi poteri riflettono questa natura liminale. Lilith attraversa i sogni, si muove nello spazio fragile tra veglia e sonno, dove la volontà si indebolisce, seduce nel riposo, sottrae energia vitale, non sempre per distruggere, ma per affermare la propria esistenza. In alcune tradizioni porta a sterilità, in altre fecondità. Due estremi che convivono nella stessa figura. È legata alla luna, ai suoi cicli, alla sua influenza invisibile. Lilith appartiene al confine tra desiderio e paura. Secondo alcune tradizioni cabalistiche, Lilith genera ogni notte centinaia di demoni, figli della sua unione con forze oscure, e ogni mattina altrettanti vengono distrutti dagli angeli. È un ciclo eterno, ripetuto all'infinito. Lilith non trionfa mai definitivamente, ma non viene neppure annientata. È una presenza che persiste, che ritorna, che sopravvive a ogni tentativo di cancellazione. Ed è proprio qui che il suo mito diventa profondamente umano. Lilith non incarna la morte fisica, incorpora qualcosa di più sottile e disturbante, la paura dell'indipendenza, il terrore del desiderio femminile non controllato, l'angoscia di ciò che rifiuta di essere dominato, la personificazione di una libertà che non chiede permesso. Ed è forse per questo che Lilith non è mai scomparsa, perché il suo mito non parla davvero del passato, parla di noi e delle paure che, ancora oggi, non sappiamo guardare in faccia. E se queste origini ti hanno colpito, lascia un like, è il modo migliore per dare voce a storie che per secoli sono state messe a tacere. Capitolo 4. Simbolismo e interpretazioni. Lilith non è mai stata soltanto un personaggio mitologico. Fin dalla sua origine è stata qualcosa di più profondo, un simbolo, e come tutti i simboli potenti non è mai rimasta immutata, è stata temuta, deformata, riscritta più volte, adattata ai bisogni e alle paure delle culture che l'hanno raccontata. Ogni epoca ha proiettato su Lilith ciò che non riusciva a controllare. Nelle tradizioni religiose Lilith diventa un monito morale, non tanto attraverso la distruzione, quanto attraverso l'esclusione. La sua storia sembra dire: non disobbedire, non desiderare oltre il consentito, non oltrepassare il ruolo che ti è stato assegnato. Ma c'è un dettaglio fondamentale che spesso passa inosservato. Lilith non viene annientata, non viene cancellata, viene esiliata, spinta ai margini del mondo, relegata ai confini della società e del sacro. Questo è un elemento chiave del mito. L'esilio è diverso dalla punizione definitiva. Non dichiara che Lilith è sbagliata in senso assoluto. Suggerisce piuttosto che è pericolosa se lasciata libera. Il messaggio non è: questa figura non deve esistere. Questa figura non deve essere al centro.
deve restare nell'ombra, lontana dall'ordine stabilito. In questo senso, Lilith diventa il simbolo primordiale della ribellione. Non è una ribellione violenta, ma una disobbedienza radicale. È la prima figura mitologica che rifiuta l'obbedienza cieca. Dice no a un uomo, no a un dio, no a una gerarchia che pretende di essere neutrale solo perché è imposta. Ed è proprio questo rifiuto a trasformarla in una minaccia, non perché distrugge l'ordine, ma perché ne rivela l'arbitrarietà. Nel mondo moderno Lilith è stata riscoperta e reinterpretata, è diventata un simbolo di autonomia, di indipendenza, di rifiuto nei ruoli imposti. In alcuni contesti è stata adottata come l'archetipo femminista, come emblema di emancipazione, ma questa rilettura, per quanto potente, non cancella il suo lato oscuro. Lilith non è una figura rassicurante, non è buona nel senso tradizionale del termine. Lilith è libera e nei miti la libertà non è mai priva di conseguenze. È una forza che illumina ed stabilizza allo stesso tempo, una scelta che comporta solitudine, esilio, trasformazione. Lilith ci ricorda che ogni atto di autonomia ha un prezzo e che non tutte le libertà sono destinate a essere accolte. Ed è forse per questo che dopo millenni il suo nome continua a inquietarci, perché non parla solo di dei e demoni, parla delle scelte che nessuna epoca smette mai di temere. Capitolo 5. Lilith, la notte e la sessualità proibita. Tra tutte le accuse rivolte a Lilith nel corso dei secoli, ce n'è una che più di ogni altra ha contribuito a renderla temuta: la seduzione notturna. Non la violenza, non la distruzione, ma il desiderio. Lilith non appare come un mostro che assale, appare come una presenza che si avvicina nel momento più vulnerabile dell'essere umano: il sonno. Secondo il folklore, Lilith visita gli uomini durante la notte, non li divora, non li uccide, non li ferisce apertamente, li desidera. E questo dettaglio è fondamentale per comprendere la portata simbolica del suo mito. Nei racconti antichi il desiderio femminile è quasi sempre rappresentato come qualcosa di pericoloso, destabilizzante, capace di portare rovina. Figure come le sirene, le lamie, le succubi condividono questa caratteristica, non attendono di essere scelte, ma scelgono. Non subiscono il desiderio, lo esercitano. Lilith diventa così l'archetipo della donna che desidera attivamente. Non è oggetto, ma soggetto. Non è passiva, ma iniziatrice. Ed è proprio questo a renderla intollerabile per l'ordine simbolico antico. Nei miti il desiderio maschile è forza vitale, quello femminile, quando non controllato, diventa minaccia. La notte amplifica tutto questo. È il momento in cui le difese razionali cedono, in cui il corpo prende il sopravvento sulla mente, in cui l'inconscio emerge. Lilith appartiene a questo spazio liminale, non agisce alla luce del sole, nell'ombra, dove i confini tra volontà e impulso si confondono. Ed è qui che il mito colloca ciò che la società non vuole vedere. Ma la sessualità non è l'unico ambito in cui Lilith viene temuta. A lei viene attribuita anche un'accusa terribile, quella di essere responsabile della morte dei neonati. Un'accusa che, letta oggi, appare crudele e ingiusta, ma nel contesto antico rivela qualcosa di profondamente umano. In un mondo in cui il parto era estremamente pericoloso, in cui la medicina era quasi inesistente e la mortalità infantile altissima, serviva una spiegazione, serviva un volto per dare senso a una perdita insopportabile. Lilith diventa allora la notte che porta via, l'ombra che si avvicina alla culla, l'angoscia di ciò che non può essere controllato. Non perché fosse realmente responsabile, ma perché il dolore aveva bisogno di una forma. Il mito non parla tanto di colpa, quanto di impotenza, della paura di perdere ciò che si ama senza poter fare nulla per impedirlo. Non sorprende quindi che per secoli le comunità abbiano cercato di proteggersi da Lilith: amuleti,
formule incise, nomi sacri degli angeli venivano posti nelle case, vicino ai letti o alle culle. Ma è importante notare un dettaglio: questi oggetti non servivano a distruggerla, servivano a tenerla lontana. Ancora una volta, il mito non cerca l'annientamento, cerca il contenimento. Lilith non è una forza che può essere eliminata, è una presenza che deve essere tenuta ai margini. E qui emerge una verità scomoda che attraversa molti miti antichi. Il desiderio, quando non regolato, viene percepito come una colpa, non perché sia intrinsecamente malvagio, ma perché è potente, perché sfugge al controllo, perché mette in crisi le strutture che pretendono di governare il corpo e la volontà. Lilith incarna tutto questo. Non è la punizione del desiderio, ma la sua manifestazione più pura. E, nei miti, ciò che non può essere controllato viene sempre trasformato in mostro. Se vuoi scoprire il dietro le quinte, curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e sugli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Lilith nella storia, nei testi e nei casi reali. A differenza di altre figure mitiche che sembrano affiorare i momenti storici ben definiti, Lilith non può essere rinchiusa in un'epoca precisa. Non esistono processi, condanne ufficiali o cronache che la descrivono come una presenza reale, nel senso storico del termine. Eppure, Lilith ha lasciato qualcosa di forse ancora più inquietante: tracce ovunque, come se il suo nome fosse stato inciso non su un solo testo, ma nella memoria collettiva di intere culture. Lilith compare in testi sacri e apocrifici, molto diversi tra loro. La troviamo nel Talmud, dove viene associata al pericolo della notte. Nell'alfabeto di Ben Sira assume il ruolo di prima moglie di Adamo, colei che rifiuta la subordinazione e abbandona l'Eden. Nella Cabala medievale diventa una figura cosmica, legata alla forza del caos e alle sfere oscure dell'esistenza. Nei grimori rinascimentali appare come entità evocabile, spirito notturno, simbolo di desiderio e trasgressione. Cambia volta ogni volta, ma il nucleo resta sempre lo stesso: indipendenza, pericolo e notte. Nel Medioevo il mito di Lilith si sovrappone a un'altra grande paura, quella della stregoneria. Non perché Lilith fosse una strega, ma perché il suo archetipo combaciava perfettamente con l'immagine delle donne che non rientravano nell'ordine sociale. Donne che vivevano sole, che conoscevano le erbe, che curavano senza autorizzazione, che non obbedivano. Lilith diventa così il nome antico di una paura nuova, un'etichetta mitica applicata a una realtà che il potere non sapeva gestire. Ed è qui che il parallelismo con Medusa diventa inevitabile. Anche Medusa, come abbiamo visto nel video dedicato a lei, non nasce come mostro, viene trasformata. Il suo sguardo diventa un'arma perché non può più essere guardata come donna. Allo stesso modo, Lilith non nasce demone, lo diventa nel momento in cui la sua autonomia non può essere contenuta. Entrambe rappresentano un meccanismo ricorrente nei miti. Quando una figura femminile non è controllabile, viene resa terrificante. Se non l'hai ancora visto, ti lascio il link qua sopra e sotto nella descrizione per recuperare il video su Medusa. Gli studiosi moderni concordano su un punto fondamentale: Lilith non è mai stata una figura unica e coerente. È una stratificazione di paure. Paura del femminile, paura della notte, paura della libertà. Un mosaico di timori che, messi insieme, hanno creato un demone. Ma quel demone non vive in un luogo preciso, vive nelle storie che raccontiamo. Lilith non ha templi, non ha un culto ufficiale, non ha sacerdoti, eppure non è mai scomparsa, perché Lilith sopravvive ogni volta che qualcuno rifiuta un ruolo imposto, ogni volta che una voce dice no, anche quando non dovrebbe. Ogni volta che un mito viene raccontato di nuovo, Lilith torna a camminare nell'ombra. Capitolo 7. Lilith nella cultura popolare e nella riscoperta moderna. Per secoli Lilith è rimasta ai margini della narrazione ufficiale. Non è mai scomparsa del tutto, ma è stata confinata in una zona d'ombra, dove i nomi non vengono pronunciati ad alta voce. Il suo era un nome sussurrato,
nei testi proibiti, evitato nelle preghiere, inciso sugli amuleti, non come invocazione, ma come avvertimento. Lilith non era una figura da comprendere, ma da tenere lontana. Una presenza scomoda, da contenere più che da spiegare. Poi, lentamente, qualcosa è cambiato. A partire dall'Ottocento, con la nascita della letteratura moderna, Lilith ricomincia a emergere. Gli scrittori romantici e simbolisti si avvicinano a lei con uno sguardo diverso, meno legato alla condanna religiosa e più attento al significato profondo della sua storia. Non la vedono più soltanto come un demone della notte, ma come una figura oscura e seducente, carica di tensione e ambiguità. Lilith diventa il simbolo della ribellione contro l'ordine imposto, l'archetipo della donna non addomesticata, di colei che rifiuta di piegarsi a una narrazione costruita da altri. In queste opere non è più il male assoluto, ma il risultato di una storia che ha scelto di raccontarla come colpevole. Nel corso del Novecento questa rilettura si diffonde sempre di più. Lilith viene recuperata come figura culturale, come icona di autonomia e di rifiuto della subordinazione. Non è più soltanto la tentatrice che conduce alla rovina, ma una presenza che mette in crisi le strutture di potere. Lilith non chiede di essere perdonata perché non riconosce la colpa che le è stata attribuita. Chiede piuttosto di essere guardata per ciò che rappresenta, una scelta diversa, una voce fuori dall'ordine, una frattura nella narrazione dominante. Anche il cinema e le serie televisive, pur citandola raramente in modo esplicito, sono profondamente influenzate dalla sua eredità. Lilith vive nelle donne fatali, nelle entità notturne, in tutte quelle figure femminili che destabilizzano l'ordine narrativo e mettono in crisi il protagonista. Ogni volta che una donna nella fiction viene descritta come troppo libera, pericolosa, incontrollabile, l'eco di Lilith è là. Anche il suo nome non viene pronunciato. È una presenza inevitabile, ma costante, che attraversa i linguaggi contemporanei, adattandosi a nuove forme. Nei videogiochi e nei fumetti, Lilith assume contorni ancora più estremi. Diventa una regina oscura, una dea ribelle, una madre di demoni. Il suo aspetto viene enfatizzato: corna, ali nere, occhi incandescenti. L'estetica è spettacolare, quasi eccessiva, ma dietro queste immagini resta la stessa idea fondamentale. Lilith rappresenta un potere che non chiede permesso, una forza che non cerca approvazione né legittimazione, ma esiste al di fuori delle regole. Oggi Lilith è una figura globale, non è più soltanto un demone della tradizione ebraica o un personaggio dei testi antichi, è diventata un simbolo universale di autonomia, di desiderio, di rifiuto dell'autorità assoluta. La sua riscoperta non cancella il suo lato oscuro, ma lo accetta come parte integrante del mito. Lilith continua a disturbare perché continua a porre una domanda scomoda. Cosa accade quando qualcuno rifiuta il ruolo che gli è stato assegnato? Forse è per questo che, ancora oggi, Lilith non smette di tornare, perché ogni epoca che tenta di imporre un ordine totale finisce sempre per evocarla di nuovo. Capitolo 8. Lilith come archetipo psicologico e antropologico. Lilith non appartiene a un solo popolo, né a una singola tradizione religiosa. Attraversa le culture perché nasce in un luogo più profondo. Lilith appartiene alla mente umana, è una figura che ritorna sotto forme diverse, perché rappresenta qualcosa che ogni società, prima o poi, si trova costretta ad affrontare. Dal punto di vista psicologico, Lilith può essere letta come una manifestazione dell'archetipo dell'ombra. Secondo la psicologia junghiana, l'ombra è ciò che viene represso, ciò che non è accettabile per l'immagine che vogliamo dare di noi stessi e della nostra comunità. Non è il male assoluto, è il non detto, è ciò che viene spinto ai margini perché fa paura proprio in quanto autentico. Lilith incarna desideri, impulsi e volontà che non trovano spazio nell'ordine dominante.
non perché siano distruttivi in sé, ma perché non sono controllabili. Come il Wendigo rappresenta la fame estrema che una comunità non vuole riconoscere, come abbiamo visto nel video a lui dedicato che vi lascio qua sopra e in descrizione, Lilith rappresenta il desiderio che non può essere ammesso, non il desiderio come tentazione superficiale, ma come forza autonoma, come volontà che non chiede permesso. È questo che la rende pericolosa. Non agisce nell'ombra per distruggere, ma esiste alla luce della propria scelta, e questo basta a destabilizzare l'ordine. Ogni cultura ha paura del caos, di ciò che sfugge al controllo. Nei miti questa paura assume forme diverse. Fenrir distrugge il cosmo quando le catene si spezzano. Zeus governa l'ordine attraverso la forza e la punizione. Anubi sorveglia la soglia, garantendo che il passaggio tra vita e morte avvenga secondo regole specifiche. Lilith invece non distrugge l'ordine con la violenza e non lo controlla dall'alto, lo sfida semplicemente esistendo fuori di esso. Non attacca il sistema, lo mette in crisi mostrando che può essere rifiutato. Dal punto di vista antropologico, Lilith nasce nel momento in cui una comunità ha bisogno di dare un volto a ciò che non riesce a contenere. È una figura liminale, collocata tra notte e giorno, tra desiderio e paura, tra autonomia e condanna. Il suo mito serve a tracciare un confine, da una parte ciò che è accettabile, dall'altra ciò che non lo è. Lilith viene posata oltre quel confine affinché l'ordine possa definirsi per contrasto. Nel mondo moderno, Lilith diventa uno specchio inquietante. Riappare ogni volta che le identità diventano fluide, che i ruoli tradizionali vengono messi in discussione, che il potere non è più concentrato in un'antica forma. Lilith non offre risposte rassicuranti. Pone una domanda semplice e terribile allo stesso tempo. Chi sei quando smetti di obbedire? È una domanda che tocca il nucleo dell'identità e proprio per questo è più spaventosa di qualsiasi mostro. Per questo Lilith è un archetipo eterno. Ovunque guardiamo la ritroviamo sotto nuove maschere, nelle dee oscure, nelle streghe, nelle figure femminili trasformate in mostri, perché non assimilabili. Lilith non chiede di essere accettata, chiede di essere riconosciuta, ed è proprio questo che da millenni continuiamo a rimandare. Capitolo 9. Conclusione. Lilith non ha mai cercato di governare il mondo, non ha mai chiesto adorazione. Non ha mai preteso templi, preghiere o sacrifici. Ha fatto qualcosa di molto più pericoloso. Ha detto no. No a un ruolo già deciso. No a un ordine che non aveva scelto. No a un'obbedienza imposta come unica possibilità di esistere. Ed è proprio qui che il mito di Lilith smette di appartenere al passato e inizia a parlarci direttamente. Perché, alla fine, Lilith non rappresenta il caos fine a se stesso, rappresenta una scelta, e ogni scelta autentica porta con sé una conseguenza. La sua storia ci pone una domanda scomoda, una di quelle che i miti non fanno per rassicurare, ma per disturbare. È davvero il caos ciò che temiamo quando condanniamo figure come Lilith? O è la libertà che ci spaventa, quando non può essere controllata, prevista, incasellata? Lilith ci mostra che l'indipendenza ha sempre un costo, non perché sia sbagliata, ma perché mette in crisi l'equilibrio costruito su ruoli rigidi e gerarchie assolute. Il mito non la distrugge, non la elimina, ma la esilia. La spinge ai margini, dove può essere trasformata in un monito, in un incubo, in un demone. Perché è più facile demonizzare una scelta che accettare che quella scelta fosse possibile. Ed è forse per questo che Lilith continua a tornare, non come creatura da temere, ma come domanda irrisolta, una presenza che ci costringe a chiederci quanto della nostra identità sia davvero nostra e quanto invece sia il risultato di ciò che abbiamo accettato per non essere esclusi. Prima di chiudere, se questo viaggio nella figura di Lilith ti ha colpito, se ti ha fatto riflettere o anche solo inquietato, ti chiedo un gesto semplice ma importantissimo. Lascia un like e iscriviti al canale. Aiuta enormemente questo progetto a crescere e permette a queste storie, spesso messe a tacere, di continuare a essere raccontate. E ora uno sguardo
a ciò che verrà. Nel prossimo video, bonus, potremo spostarci in un territorio apparentemente opposto. Non l'ombra, non la notte, non la ribellione, ma l'amore. O almeno ciò che crediamo di conoscere come tale. Cupido, una figura spesso ridotta a simbolo romantico, ma che in realtà nasconde un volto molto più ambiguo, più inquietante e sorprendentemente vicino a ciò di cui abbiamo parlato oggi. Se riuscirò a completare l'editing in tempo, questo episodio speciale potrebbe uscire sabato 14, nel giorno di San Valentino. Altrimenti seguirà la programmazione normale e arriverà lunedì prossimo alle 19. In ogni caso, sarà un capitolo fondamentale per capire quanto anche l'amore, nei miti, possa essere una forza incontrollabile. E ora voglio lasciare la parola a voi. Questa era la leggenda di Lilith, non un demone, ma una domanda senza risposta. E se vi fosse stato chiesto di obbedire rinunciando a voi stessi, avreste accettato? Scrivetelo nei commenti, perché ogni mito parla di noi e Lilith ci ricorda che i mostri non nascono nell'oscurità, nascono quando qualcuno ha paura della libertà. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!